Avvertenza importante. Cari amici, i consigli che seguiranno non sostituiscono in alcun modo il parere del vostro medico di famiglia. Ogni persona è diversa e ciò che va bene per uno potrebbe non andare bene per un altro. Quindi ascoltate sempre il vostro dottore per qualsiasi problema di salute. Prima di iniziare, vi chiedo un piccolo favore da amici. Se trovate utili queste chiacchiere, iscrivetevi al canale, mettete un bel pollice in su se vi incuriosisce e cliccate sulla campanella per non perdervi i prossimi incontri dedicati al nostro benessere. Ciao a tutti amici appassionati di benessere. Oggi ho una chicca davvero speciale da condividere con voi, qualcosa che riguarda le nostre fidate orecchie. Spesso le trascuriamo, vero? Ma credetemi, sono delle vere e proprie centraline per la nostra salute a 360 gradi. Mente serena, corpo in forma, benessere generale, un sonno ristoratore, un rilassamento profondo e persino una spinta alla guarigione. Incredibile, eh? Ebbene sì, voglio svelarvi qualche semplice trucchetto che possiamo mettere in pratica per sfruttare al meglio questa connessione orecchio-benessere. Se date un'occhiata più da vicino all'interno del nostro orecchio, noterete una somiglianza sorprendente con un feto capovolto. La testolina in basso, la colonna vertebrale all'esterno e i piedini in alto. Pazzesco, vero? E pensate che questa intuizione affonda le sue radici in saperi antichissimi, tramandati da agopuntori e terapisti auricolari. Quei maghi che considerano l'orecchio come una vera e propria mappa per trattare tutto il resto del nostro corpo. Ancora più affascinante è questa corrispondenza quasi magica. Studi affermano che ogni area di quel mini noi riflesso nell'orecchio sembrerebbe essere collegata a una specifica parte del nostro organismo. Di conseguenza, stimolando delicatamente queste zone, si possono potenzialmente innescare dei benefici mirati. Diverse ricerche nel campo dell'auricoloterapia e della laserterapia auricolare avrebbero evidenziato come, agendo su punti specifici, si possano ottenere riduzioni notevoli dello stress, facilitare un sonno profondo, dare una bella sferzata di energia, accelerare la guarigione a livello generale, aumentare la vitalità e persino dare una mano a tenere sotto controllo la pressione sanguigna. Il segreto di tutto questo, amici, sta nel legame super diretto che c'è tra le nostre orecchie e il nostro cervello. Quando andiamo a stimolare dei punti precisi nel padiglione auricolare, il segnale arriva al cervello in un battibaleno. Neuroni, ormoni e neurotrasmettitori sono tutti interconnessi con le nostre orecchie. Non sarebbe fantastico avere a portata di mano uno strumento così semplice, letteralmente tra le nostre dita, per prenderci cura di noi stessi e stimolare la nostra capacità di autoguarigione? La tecnica che voglio mostrarvi oggi è di una semplicità quasi disarmante, talmente facile che magari non ci penseremmo mai. Ma ricordate sempre quella connessione potente tra orecchio e cervello. Vi invito a riflettere su come alcuni sintomi che magari state sperimentando, come quei fastidiosi ronzii nelle orecchie, le vertigini che ci fanno girare la testa, la mancanza di energia che ci appesantisce, le notti insonni, il cuore che batte troppo forte o la pressione un po' alta, potrebbero trovare giovamento da un approccio che va a coccolare il nostro sistema nervoso parasimpatico. Questo è il nostro interruttore per il riposo e digestione, il sistema che permette al nostro corpo di rigenerarsi e di vivere in equilibrio, contrastando quella costante attivazione del sistema simpatico, quella risposta di ansia, adrenalina e cortisolo, in cui a volte ci troviamo immersi a causa dei ritmi frenetici della vita. Ma veniamo al dunque. Mettiamoci all'opera con questa tecnica super semplice. Ci concentreremo su 3 aree del nostro orecchio, che andremo a stimolare con un delicato movimento di stimolazione, proprio così. Lavoreremo sul quadrante superiore, quello centrale e quello inferiore. Vi consiglio di provarlo insieme a me, così potrete sentire subito gli effetti. Provate a fare un piccolo prima e dopo. Valutate se c'è qualche tensione
il vostro livello di ansia o come percepite il battito cardiaco prima e dopo la stimolazione. Sentirete la fisiologia in azione. Una volta provato, sono sicuro che vi entusiasmerete e vorrete integrare questa pratica nella vostra routine quotidiana. La cosa meravigliosa di questa tecnica è che potete farla ovunque, in qualsiasi momento, ed è sicura al 100%. Niente spese, niente farmaci, solo la saggezza del nostro corpo e la farmacia interna del nostro cervello, capace di produrre le sostanze chimiche giuste al momento giusto. Allora, pronti? Iniziamo! La prima cosa da fare è prendere delicatamente la parte superiore dell'orecchio e scuoterla in questo modo per circa 20 secondi. Potreste sentire un leggero sfarfallio. Fatelo insieme a me. Questa zona è particolarmente connessa alle nostre tube di Eustachio. Dopo questi 20 secondi di leggera trazione e scuotimento, fermatevi. Molti di voi potrebbero avvertire subito una sensazione di drenaggio, o magari nei minuti successivi. Quella sensazione di leggero formicolio o prurito è proprio ciò che vogliamo, un aumento del flusso sanguigno in quella zona. Ora scendiamo un pochino al centro dell'orecchio e ripetiamo la stessa identica manovra per 20 secondi. Un piccolo tiraggio e uno scuotimento delicato avanti e indietro. Potreste sentire dei leggeri click. Questa è un'area davvero potente perché inizia a influenzare il nostro caro nervo vago, un vero protagonista del sistema nervoso parasimpatico. Fermatevi di nuovo. Stimolare e poi interrompere può portare a una piacevole sensazione di maggiore quiete. E per chi soffre di acufeni, quei fastidiosi rumori nelle orecchie che a volte ci fanno impazzire, questa semplice stimolazione potrebbe portare a un immediato senso di sollievo, una diminuzione di quel suono indesiderato. Infine, passiamo alla parte inferiore dell'orecchio. Mentre tiriamo delicatamente il lobo avanti e indietro, proprio sotto si trova un punto cruciale per il passaggio del nervo vago, il 10° nervo cranico. Continuate a tirare dolcemente per 20 secondi. Questa coccola al parasimpatico aiuterà a rallentare un po' il sistema. Dopo 20 secondi fermatevi. Notate come il respiro si fa più calmo, il corpo più rilassato, le tensioni iniziano a sciogliersi? Il nervo vago che parte da quest'area ha dei collegamenti diretti con il cuore, l'intestino, regolando le nostre funzioni di riposo e digestione. Questo può avere un impatto positivo sulla nostra digestione, sui piccoli fastidi di stomaco e intestino e persino sull'ansia. È un vero e proprio interruttore per la serenità. Aiuta a sciogliere un po' di quel cortisolo e di quell'adrenalina che a volte ci tengono un po' troppo su di giri. Amici, vi incoraggio davvero a provare questa tecnica, magari proprio prima di andare a dormire. È così semplice che spesso lo dimentichiamo, ma vi invito a fare una piccola prova, magari per una settimana, qualche volta al giorno, su entrambe le orecchie, stimolando la parte superiore, quella centrale e quella inferiore. Sentirete voi stessi i benefici sul vostro corpo. Che si tratti di un leggero mal di testa, di una sensazione di stordimento passeggera o di qualche vertigine, l'obiettivo è aiutarvi a superare quei piccoli fastidi e a riscoprire la meravigliosa capacità di autoguarigione che abbiamo dentro di noi. È questo che vogliamo, no? Se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile, vi chiedo ancora una volta di mettere un bel mi piace. Se non siete ancora iscritti al canale, vi invito a farlo per non perdervi i prossimi video dedicati al nostro benessere. Cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati. E se conoscete qualcuno che potrebbe trovare utili queste informazioni, non esitate a condividere questo video. Grazie di cuore per avermi seguito fin qui. Ci vediamo nel prossimo video.